Eccola ragazzi, prima orata dell'anno, vediamo di tirarla su. Deve essere anche bella, come vedete. Buongiorno cari amici pescatori, questo video è dedicato alla tecnica su come catturare le orate Giant Master, dedicato al combattimento, cioè una volta che ferriamo un pesce importante, quindi un pesce importante diciamo dai 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, orate che io ho già preso più di una, e una volta appunto che la ferriamo non è così semplice portarla in barca. Il combattimento è lungo, duro, estenuante e soprattutto non concede errori. Innanzitutto una premessa, importantissimo, forse ancora più della canna, la scelta del mulinello. Vedo spesso che si dà troppa importanza alla canna rispetto al mulinello. La canna è importante, ma il mulinello lo è ancora di più per questi pesci grossi. Perché? Allora, innanzitutto io vi consiglio una taglia di mulinello molto grande, si parla dai 7.000 agli 8.000, per vari motivi. Prima di tutto perché la bobina, essendo molto grande, permette più metri di recupero a ogni giro di manovella, al di là del rapporto di recupero, ma in ogni caso ogni giro è più lenza che recuperiamo. Il rapporto di recupero è importante che sia basso, quindi sotto il 5:1, meglio il 4:1 teoricamente. Ci sono mulinelli, è raro, io non voglio fare pubblicità, ma ci sono, indagate, non è semplice. E questo perché? Perché deve avere una coppia bassa, cioè quando recuperiamo non deve recuperare troppo velocemente, anche perché sennò rischiamo di strappare o di forzare il pesce, quindi deve avere un rapporto appunto di recupero basso, in modo tale da non forzare il pesce e riuscire a farlo salire lentamente. Ma è soprattutto, io direi, la cosa più importante per cui scegliere un mulinello grande, perché dobbiamo avere facile accesso alla frizione anteriore. È una cosa molto sottovalutata che invece per me è fondamentale, lo vediamo in questo video il perché. Quindi essendo la bobina grande, anche diciamo il meccanismo a farfallina della frizione sarà molto grande, quindi ci è facile raggiungerlo con un dito, ad arrivare alla frizione e a lavorare stringendo o aprendo in maniera veloce e istantanea a seconda di come si comporta il pesce. In questo video lo vediamo benissimo. Altra cosa molto importante, deve avere la frizione che si sente. Quindi nei miei video vedete, sentite molto forte questa frizione, ed è importante perché ci dà anche a livello uditivo il controllo se ce l'abbiamo troppo aperta o troppo chiusa. Questo è molto importante. L'altro giorno sono andato a pescare con un mulinello molto costoso, molto famoso della Daiwa, e ci ho pescato le orate, ma non mi trovavo perché è troppo silenzioso, che dovrebbe essere un pregio, ma io ho bisogno di sentire la frizione con l'orecchio proprio per avere un altro indizio, un altro indice in più per capire come sta lavorando e quanto sta lavorando. Altra caratteristica ennesima del mulinello, molto importante per me, è la presenza dell'antiritorno, e questo però ve lo spiegherò poi nel prossimo video, dedicato a come far sì che le orate grandi mangino, perché sono molto sospettose e bisogna pescarle in una maniera ben diversa rispetto alle piccole orate. Tanto è vero che frequentando anche altri pescatori, diciamo che la mia media di orate grandi è molto alta, e in realtà faccio fatica a prendere quelle piccole, non perché più che altro non mi dedico a quelle piccole, che è un altro tipo di pesca con altri tipi di lenze. Per prendere quelle grosse, le femmine soprattutto, che vivono in strati d'acqua diversi, mangiano in maniera diversa, sono più sospettose, ci vuole una tecnica diversa, e ve lo spiegherò poi nel prossimo video. Quindi, riassunto delle caratteristiche che deve avere il nostro mulinello per le orate big, quelle grosse:
deve essere di taglia importante, 7000-8000 e su, bobina grande, quindi con grande levetta della frizione anteriore che sia ben accessibile alla nostra mano, alle nostre dita, per essere tarata in maniera istantanea. La presenza dell'antiritorno, cosa molto importante in fase di mangiata dell'orata, e rapporto di recupero basso, sotto il 5:1, meglio il 4:1, tra il 4 e il 5:1, e avere una frizione che si senta bene. In questa sequenza di immagini vedete che appunto sapendo che l'orata dà delle fortissime testate, apro subito la frizione quando siamo all'inizio del combattimento, molto aperta. Io lavoro con la frizione quasi del tutto aperta, ma vado a bloccare la bobina fissa con la mano, in modo tale che posso aprire la mano, quindi lasciare che la bobina giri, cedendo filo, e quindi che lavori anche la frizione. E invece se vado a chiudere con la mano, chiudo, e quindi mi permette di non far andare troppo il pesce, soprattutto nei momenti in cui è di riposo, non sta dando testate, di tenerlo un po' più controllato. Anche in questo caso avere una bobina molto grande ci permette di essere più agevoli, di prenderla bene in mano e di avere più margine d'azione rispetto a una bobina molto piccola, quindi fondamentale. Perché io lavoro con la frizione aperta? Perché l'orata dà delle strattonate e delle testate veramente fortissime, quindi il fatto di invece regolare, come i più fanno, una volta solo la frizione, non va bene, perché appunto questi pesci aumentano tantissimo con queste testate la tensione della lenza, quindi dobbiamo essere pronti ad aumentarla immediatamente, quindi a volte non ci arriviamo subito alla frizione. A questo punto invece, avendola già aperta, ci basterà in una frazione di secondo aprire la mano e cedere subito filo quando dà queste testate violentissime. E figuriamoci poi se agganciamo un dentice, a maggior ragione. Ed anche si stanchi, perché sto stancando io. Madonna ragazzi, che partenza. È comunque un bel pesce, eh? .033. Io non scherzo, con i terminali. Avete visto che a un certo momento vedo che il pesce ha una piccola pausa, delle piccole pause in cui non tira, chiudo la frizione e recupero. Però lì bisogna avere la capacità, l'intuito di capire quando sta per ripartire, e di solito ha delle cadenze, lo si capisce. Se da un po' che non tira, è molto presumibile che stia per dare un'altra testata. A questo punto bisogna arrivare ad aprire la frizione prima che il pesce parta, perché se parte abbiamo la frizione non ben tarata, quindi chiusa, rischiamo di strapparlo. Quindi ne approfittiamo, chiudiamo un po', recuperiamo un po' di filo e poi riapriamo subito, tanto possiamo bloccare eventualmente con la mano, ma subito pronti che se parte il pesce, aprendo la mano, gli diamo subito lenza. È un po' un gioco tra frizione e mano sulla bobina. Che roba! Ragazzi, è dura, Ecco, qui avete visto una partenza proprio forte, e se non avessi avuto la frizione molto aperta, pronto a mollare la mano per cedere filo, avrei rischiato magari di strapparla. Che un po' viene su.
Guardate come lavoro di frizione, bisogna pompare sti pesci e lasciare la frizione aperta, bloccarla col dito, perché se parte, vabbè adesso concentriamoci, se parte con la testata bisogna subito lasciare stiro. Ecco, adesso vedete che nelle pause in cui il pesce non tira inizia a pomparlo. Cosa vuol dire pomparlo? Vuol dire non recuperare il mulinello, girare il mulinello con la lenza in trazione, perché se no andiamo a forzare tutto il sistema pescante, dalla canna al mulinello alle lenze a dove l'amone si è inserito nella bocca, quindi non dobbiamo fare forza su forza. Quindi dobbiamo sollevare il pesce di peso senza girare il mulinello, alzando la canna verso il cielo, e a quel punto recuperare il filo in eccesso abbassando la canna in modo tale che la tensione della lenza sia al minimo mentre recuperiamo con il mulinello. E questo è il classico pompaggio del pesce. Dico magari cose banali per molti, ma fondamentali. Eccola qua ragazzi, dorata. C'è la prima cala, Ragazzi, che emozione, che emozione. Adesso ve la faccio vedere, Bene cari amici, spero che questo video vi possa essere d'aiuto per catturare delle belle orate Giant Master. E prima di lasciarvi alle ultime immagini dove si vede questo bellissimo esemplare di orata, vi ricordo di iscrivervi al canale e soprattutto di abbonarvi sostenendo il canale Acquaterra Fishing and Fun, il mio lavoro, per poter accedere anche a tutti gli altri special videos dedicati alla cattura delle grosse orate. Parliamo di canne, di mulinelli, di lenze, dell'innesco e soprattutto della tecnica, come presentare per esempio l'esca e far sì che alla fine questi grandi pesci abbocchino alle nostre lenze. Un caro saluto e alla prossima orata.